Salve a tutti e ben ritrovati su Economico Sano e Squisito, io sono Chef Nunzio e vi guiderò in questo simpaticissimo video. Simpaticissimo perché le idee che andremo a rivedere, come citato nel video di prefazione, sono divertentissime da vedere e se come me siete delle persone creative vi divertirete un mondo a prepararle. Abbiamo realizzato i panini a forma di cagnolino con in bocca il wurstel, carinissimi. Abbiamo anche creato dei mini bassottini così teneri che mia figlia non voleva mangiarli. E abbiamo spezzato l'originalità con delle mini pizzette gustosissime che piacciono sempre tanto e che mettono allegria, il tutto spendendo meno di 10 euro, incredibile. Detto questo, ci spostiamo sul piano di lavoro e andiamo a vedere come si preparano. Come prima cosa andiamo a preparare l'impasto, sarà un impasto unico a cui poi daremo le diverse forme. Cominciamo versando nell'acqua la panna, il lievito, lo zucchero e mescoliamo bene con una frusta affinché il lievito e lo zucchero si sciolgano, così che lo zucchero possa riattivare le potenzialità del lievito. Se avete un'impastatrice o una planetaria potete versare tutti gli ingredienti tranquillamente all'interno e accenderla per impastare, mentre per chi non ne possiede una rimando a un video apposito che ho creato per impastare facilmente a mano un impasto di questo tipo. Questa è comunque una quantità di impasto importante, quindi se decidete come me di realizzarlo a mano armatevi di un po' di pazienza. Aggiungiamo il sale alla farina e mescoliamoli, dopodiché creiamo un solco nella farina al centro della ciotola. Versiamo tutti i liquidi all'interno di esso, quindi iniziamo a mescolare con il cucchiaio di legno al centro dove si sono depositati i liquidi. Si arriverà inevitabilmente a un punto in cui non si potrà più lavorare con il cucchiaio, quindi liberiamocene e continuiamo con le mani. Una volta che tutta la farina si sarà incorporata all'impasto sarà molto coriaceo per poterlo lavorare, quindi copriamolo affinché non prenda aria e lasciamolo riposare per 10-15 minuti, trascorsi i quali lavoriamolo ancora per qualche secondo e mettiamolo via per un'oretta e mezza finché non si raddoppia di volume. Il tempo che aspettiamo possiamo utilizzarlo per preparare tutti i vari ingredienti che ci servono. Cominciamo bollendo i wurstel per renderli più leggeri. A proposito di questo, i wurstel esteticamente più adatti a quello che andremo a fare sarebbero i classici wurstel piccoli, quelli in confezioni da 4. Ma visto che parliamo di bambini, ho preferito scegliere questi wurstel che ho comprato da un macellaio di fiducia che li prepara freschi. Mi limiterò semplicemente a tagliarli a metà, perdendo magari un pelettino di estetica ma guadagnandoci tantissimo in qualità. Questo per dire che potete naturalmente utilizzare i wurstel piccoli classici, magari di pollo, così che siano un po' più leggeri, ma mi raccomando di bollirli bene. Denoccioliamo le olive, lo dovremmo fare con molta attenzione, cercando di ottenere due metà più integre possibili. Questo perché ci serviranno come elemento decorativo quando andremo a creare i cagnolini. Ora dedichiamoci alla passata di pomodoro, spezzettiamoci all'interno il basilico, aggiungiamo l'origano, l'olio d'oliva ed infine il sale, mescoliamo per bene e mettiamola via. I wurstel hanno bollito a sufficienza, con l'aiuto di una pinza da cucina togliamoli dall'acqua bollente e riponiamoli a raffreddare su un piatto. Ritorniamo sul piano di lavoro, è trascorsa circa un'ora e mezza e l'impasto ha raddoppiato il suo volume. Tiriamolo fuori dalla ciotola e lavoriamolo un po' per ricompattarlo. Unciamo il contenitore dove andremo a riporre per la seconda lievitazione le pagnottelle che stiamo per realizzare. Dobbiamo infatti ottenere 30 pezzetti da 50 grammi l'uno, quindi il mio consiglio: aiutatevi con una bilancia per essere più precisi. Una volta ottenuti i pezzettini arrotoliamoli nelle mani in questo modo e creiamo delle belle palline. Riponiamole dentro il contenitore che abbiamo unto in precedenza e alla fine ricopriamo e lasciamo lievitare ancora un'oretta finché non si raddoppieranno di nuovo di volume. Con il pezzetto di impasto che ci rimane dobbiamo lavorarlo e ricompattarlo per bene, ci servirà dopo per creare i mini bassottini. È trascorsa circa un'ora e le nostre palline hanno raddoppiato il loro volume. Foderiamo di carta forno una teglia. Come prima cosa faremo 15 pizzette, che sono anche le più semplici da fare, no? Basterà infatti prendere una pagnottella, adagiarla sulla teglia e con la punta delle dita schiacciarla un po', cercando di lasciare un abbondante cornicione. Esso rimarrà molto morbido e gustoso. Proseguiamo in questo modo fino a che c'è spazio nella teglia. Lasciamo comunque un po' di spazio tra una pizzetta e l'altra per evitare che si attacchino troppo. Disponiamo su di esse la passata di pomodoro in questo modo. Aggiungiamo delle manciatine di mozzarella tagliata julienne, disponendola per lo più al centro delle pizzette. Rendiamole più sfiziose aggiungendo 2 mezze olive e concludiamo spolverandole con del profumatissimo origano. Ed eccole qua.
Attingendo sempre alle stesse pagnottelle andiamo a creare le facce di 15 divertenti cagnolini. Foderiamo una teglia di carta forno ed iniziamo ad allungare le pagnottelle dandogli una forma più o meno ovale. Con il coltello e una palettina, come sto facendo io, incidiamo le due estremità che rappresentano le orecchie dei cagnolini, in questo modo. Con le mezzolive che abbiamo preparato in precedenza facciamo il nasino e gli occhietti. Premiamoli con decisione sulla pasta. Guardate, simpaticissimi, no? Terminato questo lavoro di decorazione spennelliamoli con l'uovo che li renderà sia lucidi e colorati ed eviterà anche che le olive si stacchino durante la cottura. Ed ecco pronti questi simpaticissimi cagnolini. Ora possiamo passare alla terza e ultima creazione. Vedremo come si preparano i mini bassot. Vi ricordate il pezzettino di pasta che avevamo messo da parte? Tiriamolo fuori. Schiacciamolo prima un po' con le mani e poi con il mattarello, ottenendo una sfoglia di circa mezzo centimetro. Ritagliamo dei quadrotti grandi più o meno quanto il wurstel. Arrotoliamo i wurstel con una fetta di formaggio, dopodiché ripetiamo l'operazione ma con la sfoglia della pasta. Richiudiamo le due estremità e in uno dei due lati, con una strisciolina di pasta, creiamo un piccolo codino, simpaticissimo. All'altra estremità invece spennelliamo leggermente con l'uovo, poi adagiamo una striscia di pasta di circa 1 centimetro che rappresenterà le orecchie. Alziamo leggermente il lembo di pasta delle orecchie sopra la testa e incastriamoci dentro due piccoli pezzettini di olive. Questi rappresenteranno gli occhi. Dopo, con una mezz'oliva, premendola bene, attaccheremo pure il naso. Il risultato dovrebbe venire più o meno così. Simpatico, no? Su una teglia ricoperta di carta forno adagiamo due striscioline di circa mezzo centimetro di pasta che rappresenteranno le zambette. Adagiamoci sopra semplicemente il cagnolino ed eccolo qui. Stupendo, non è vero? Una volta terminati i nostri bassottini non ci resta che spennellarli abbondantemente con l'uovo. Bene, passiamo all'ultima fase di queste 3 simpatiche ricette. Per quanto riguarda le pizzette ci basterà infornarle in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti circa, fino a ottenere un colore come questo, guardate. Sempre alla stessa temperatura per una decina di minuti cuociamo anche i bassottini, questo è il risultato. E per finire, con qualche minuto in più rispetto alle pizzette e ai bassottini, cuociamo anche alla stessa temperatura i cagnolini. Guardate che bel colore che ha. Se per le pizzette, per i mini bassottini la ricetta si era conclusa lì, i cagnolini avranno ancora bisogno delle nostre attenzioni. Infatti bisogna farcirli con l'insalata, il wurstel e il ketchup. Iscriviti al canale di Chef Nunzio, altrimenti non mi lascerò mangiare. Scherzi a parte, tagliamo il panino e iniziamolo a farcire con l'insalata sotto, il wurstel e il ketchup che rappresenterà la lingua. Chiudiamo tutto con uno stuzzicadenti. In alternativa o semplicemente per variare un po' possiamo arrotolare del salame e del prosciutto con del formaggio e anziché il wurstel mettergli quello dentro. Per questo complesso quanto simpatico tris di ricette siamo davvero arrivati alla fine. Chef Nunzio vi saluta e vi rimanda allo speciale di domenica nella rubrica Basi per le ricette, trucchi e segreti, in cui si parlerà degli oli e delle salse aromatizzate indispensabili per dare una marcia in più alle nostre ricette. Ciao belli!